Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche e spirituali per il prossimo semestre 2024. Abbiamo la carta dell'appeso. Amici dello Scorpione, potrebbe essere un periodo di rallentamento, potrebbe essere un periodo dove si ha la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni per il primo semestre del 2024 e per l'estate e ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile, poi io andrò a farvi come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Cavaliere di Pentacoli, Papa, 4 di bastoni, nove di spade, regina di coppe, diavolo, 4 di spade e temperanza che hanno esattamente la stessa energia, a livello di guarigione, a livello lo vediamo dopo. Questa ragazzi è una di 4 letture che sto pubblicando per il secondo semestre del 2024. Una è già uscita, è quella generale dove ci sono gli eventi più importanti e poi ce ne saranno altre due, una sull'amore e gli affetti e l'altra sul lavoro e l'economia. Bene, partiamo da questo 4 di pentacoli, è come la sensazione che ci sia bisogno di rallentare un pochettino, ma in effetti è anche un po' l'energia di questo appeso che dice che le cose sono talmente lente da sembrare ferme. Andiamo a vederlo subito, questo cavaliere di pentacoli, Papa. Due di coppe, 4 di pentacoli, re di pentacoli e appeso che si ripete. C'è qualcosa che ha a che vedere con la relazione con l'altro. E vi dirò che per qualcuno è una questione di patto di anime con questo cavaliere di pentacoli, ragazzi. Andiamo a vedere il Papa. Perché il Papa mi parla di un contratto, mi parla di un qualche tipo di crescita a livello spirituale, mi parla anche di una guida. È come se dovesse lasciare... il Papa mi parla anche di dogma, mi parla di religione, mi parla di regole, mi parla di morale, mi parla di società e di morale mi parla anche la Regina di Spade. Sento che qui è come se ci fosse bisogno di alleggerire un certo tipo di mentalità dovuta dalle aspettative della società. Ci potrebbe essere per qualcuno questa questione di patto d'anime,
Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Temperanza nuovamente, 5 di spade. Eh, Qui c'è qualche questione, secondo me, legata a quello che vi dicevo prima del Papa, della società, della morale, delle regole, che è anche un po' l'energia che sento con questa regina di spade, che nella vostra mente, diciamo, ciocca un po'. Il 5 di spade è una carta che parla di confusione mentale, di lotte egoiche, è la falsa vittoria, cioè la vittoria della mente, quando si tratta solo di capire chi ha ragione, però poi in realtà c'è bisogno di mediare, cioè di trovare un punto di incontro, di trovare una stabilità, un equilibrio, un'armonia, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 9 di spade. Qui o è qualche cosa con una persona specifica, potrebbe essere, come vi dicevo, un patto di anime, perché abbiamo anche un 2 di coppe, o potrebbe essere il vostro modo verso il mondo esterno, o diciamo quello che il mondo esterno, la società potrebbe influire, o, potrebbe aver influito, mi viene più da dire, fino ad adesso, ed adesso sia ora di lasciarsi un po' indietro certe regole, tagliare con quello che non serve più, certe lotte mentali. Andiamo a vedere il 9 di spade. 10 di spade. E 4 di coppe. 9 e 10 di spade. Sento che è come fare una sorta di tuffo nel passato e cercare di vedere, di chiudere un ciclo e di vedere quello che fino ad adesso non si è riusciti a vedere. Sono queste lotte un po', no? Che vi impedivano di vedere certe cose, queste regole date dalla società, o qualcuno sono le aspettative, per qualcuno sono le responsabilità. Andiamo a vedere la regina di coppe. Mm-mm. Asso di bastoni, sole e amanti. Credo che qui, ragazzi, la sfida sia fare qualcosa verso l'espansione, verso l'apertura, verso l'amore. Quando c'è la carta degli amanti si parla sia di amore per gli altri, ma anche di amore verso se stessi, e l'asso di bastoni è una carta di azione. Vederle così, vi dico, c'è qualcuno che potrebbe, perché qui abbiamo anche un diavolo, comunque. Anzi, andiamo a vederlo. Fante di spade. Sì, ma di nuovo, qua mi parla di controllo, qua mi parla di regole. Sento che è come se doveste mediare tra quelle che sono le regole del passato e quello che è l'apertura del cuore che andrete a vivere qua. E io queste due carte per adesso le sento ancora come controllo, come il gestire qualcosa. Un gruppo, potrebbe essere il denaro, potrebbe essere la famiglia. Sento che qui è come se ci potrebbe essere per qualcuno con il diavolo una sorta di condizionamento, magari legato a un figlio, magari legato alla famiglia, magari legato a un'economia, magari legato a una casa per qualcuno. Qui avete l'appeso, che è una carta che mi parla di accettazione e di perdono.
Qui ci sono i pensieri del passato e qui sento che arriva come questa apertura del cuore che vi permette di dare il passo a questo perdono. Andiamo avanti con questo 4 di spade e la temperanza, che sono comunque due carte di guarigione, sono due carte di equilibrio, la temperanza si ripete, è una carta anche di convalescenza entrambe, eh? Sono carte come... guardate un'altra volta il 4 di spade. E metto qua così. 4 di spade, forza, stella e carro. C'è come questo input a guarire, a portare in equilibrio la mente per... Guardate che caso, io qua vi dicevo l'apertura di cuore e qui abbiamo la stella che è una carta che dà con tutte e due le mani, dà per il piacere di dare amore e qui si produce una sorta di movimento, una sorta di direzione nuova. Potrebbero anche essere dei nuovi obiettivi e il fatto che dopo che abbiate lasciato, avrete lasciato indietro queste costruzioni mentali, si potranno creare, è come se ci fosse una sorta di riequilibrio e si potranno ricreare nuovi obiettivi, nuovi punti di arrivo. Per qualcuno potrebbe essere proprio l'organizzare un viaggio di tipo spirituale, un ritiro. Potrebbe anche essere una clinica, visto che qui abbiamo carte che mi parlano di guarigione e di riabilitazione. Sì, ragazzi, è un po' come se questo appeso vi desse la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista per quello che riguarda temi inerenti alla famiglia, temi inerenti la religione, la morale, le regole, qualche tipo di gruppo, ed è come un po' un rivedere per aprire. E da lì arrivano poi questo 4 di spade e questa temperanza che mi parlano appunto di guarigione, di riequilibrio e anche la carta della forza, tra l'altro, una carta che io sento tantissimo collegata con il quarto chakra ed è una carta proprio di generosità, di apertura del cuore. E avendo la regina di coppe, sento che il secondo semestre sarà un semestre molto collegato all'emotività, ragazzi. Qui c'è come da fare una sorta di restyling. Che cosa vale di più? Cos'è che non ho mai visto fino ad adesso? Cos'è che mi ha condizionato? O cos'è che faccio fatica a lasciare andare? O cos'è che tento ancora di controllare? Andiamo a vedere un oracolo. Guardate, io sento che tra tutte queste carte un certo tipo di stabilità arriva, eh. Andiamo a vedere un oracolo, vediamo che cosa vi vogliono ancora dire. Mangia alimenti sani. E la lezione di oggi è: mangia solo alimenti che siano buoni per te. Forse lo fai già abitualmente e in questo caso dovresti sentirti stupendo o stupenda ehm, per quanto bene ti stai curando. La maggioranza della gente però sa che deve prestare più attenzione a questo aspetto, però risulta difficile. L'obiettivo: pratica la nutrizione sana, genuina. E qui per nutrizione, ragazzi, sì, si parla di quello che si introduce via bocca, ma si parla anche di quello che si pensa, 9 di spade, e di quello che si prova, regina di coppe. I sentimenti negativi e i pensieri negativi sono cibo negativo per il nostro campo energetico. Arrenditi al divino. Lezione di oggi. Identifica una paura che hai bisogno di lasciare in mano alla divinità, al divino, in modo incondizionato, con enfasi in incondizionale. Questa preghiera può cambiare la verità tutta la tua vita.
No, questa preghiera può cambiare veramente tutta la tua vita. L'obiettivo: libera la tua anima della paura, della carica, del peso della paura. E qui vedevamo i pesi. C'è qualche questione legata all'ego qua che vi pesa, qualche questione legata alla morale, ai patti, ai legami sacri. Wow! Lettura molto intensa, amici dello Scorpione. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findor. Grazie. L'amore comincia dentro ad ogni singolo individuo, dentro ad ognuno di voi, e cresce come un seme per poi erompere all'improvviso, rivelando grande bellezza e completezza. Ecco ciò che sta accadendo. Sii cosciente in ogni istante e non permettere che qualcosa dentro di te opponga resistenza. Non scordare mai di rendere grazie per essere usato in questo modo. Lasciati andare, rilassati e permettimi di servirmi di te, ora. Wow! Bellissima lettura, amici dello Scorpione, quindi periodo di riflessione, periodo di introspezione, periodo dove si lasciano andare certi dogmi, certe regole, certi pensieri, certe strutture mentali che fino ad adesso magari sono servite, ma che adesso sono un peso. Si va comunque verso un maggiore equilibrio, verso la guarigione. Vi dico, qui è come se vi rendeste conto in questo semestre di tutto quello che vi bloccava o che vi ha bloccato o quello di cui vi siete fatti condizionare, quello da cui vi siete fatti condizionare. Bene, amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata così di ispirazione, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e nel caso vogliate prenotare una sessione individuale con me di crescita personale mi potete scrivere una mail, scusate, mi potete scrivere una mail oppure potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!